Il gimbal è sicuramente uno strumento molto utile e bello da utilizzare, però il suo peso spesso ce lo fa lasciare a casa. SmallRig ha creato un sistema che permette di scaricare parte del peso e utilizzarlo in modo molto più agevole. Vediamolo insieme. Bentornati sul canale, sono Giancarlo. Oggi vediamo insieme questo qui, Weight Reducing Sling Hand Grip Kit per DJI della SmallRig. SmallRig mi ha mandato questo kit in prova chiedendo di fare una recensione se avessi voluto. Non ha alcuna influenza sulle mie opinioni, quindi se mi piace qualcosa lo dico, se non mi piace lo dico. Questo sistema si compone essenzialmente di tre parti. Una base che viene attaccata in modo solidale alla maniglia batteria del DJI, una sling hand gripped, quindi una maniglia, e una shoulder strap che tramite il sistema QD System, ovvero di aggancio e sgancio rapido, permette di modulare in modo dinamico, molto veloce e preciso in base alle nostre esigenze il sistema. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio che cosa troviamo nella confezione e quali sono le parti di cui si compone. Da un punto di vista costruttivo lo trovo ben realizzato, ottimi materiali, composti da lega di alluminio, acciaio inossidabile, silicone e poliestere. La maniglia ha un'ottima presa, il materiale mi piace molto. Trovo anche molto bello esteticamente il fatto che la riga rossa riprenda quella del gimbal, del DJI. La sling and grip, ovvero la maniglia laterale, si attacca al gimbal attraverso il collaudato sistema di attacco nato, che è molto versatile. Un sistema del genere deve essere sicuro, deve garantirci sicurezza, perché affidiamo ad esso l'incolumità della nostra attrezzatura, della camera, degli obiettivi, degli eventuali accessori che vi montiamo e non ultimo anche del gimbal. Questo sistema lo è perché la sling handle ha un sistema secondario di sicurezza, quindi quando noi svitiamo tutto il perno per staccarlo dovremo comunque andare a premere su questo bottone che è sotto. E questo permette appunto di non avere inconvenienti come il distacco accidentale della maniglia con la rovinosa caduta a terra di tutto quanto. Questo sistema ha veramente tanti punti di attacco per accessori esterni, ci sono moltissimi, fori filettati da 1/4, R da 3/8, per cui possiamo veramente attaccarci di tutto. Magic Arm, monitor mount, quindi attacchi per i monitor, microfoni, trasmettitori, anche il base plate, ovvero la base, è dotata di diversi fori filettati e quindi possiamo attaccarle agevolmente a treppiedi, piastre o quant'altro. Lo giudico anche superiore rispetto a quello della DJI per il design, per la capacità anche con moltissimi dentini di scegliere l'angolazione precisa che più ci aggrada nell'utilizzo. Il QD System ha 6 punti di aggancio e sgancio, 2 sulla base che viene attaccata alla maniglia, altri 2 qui sulla maniglia, un altro è quello che va ad inserirsi sulla sling handle, ovvero sulla maniglia. Abbiamo poi un sesto punto che viene fornito. Questo può essere attaccato ad una maniglia, se volessimo utilizzare una maniglia diversa da questa della SmallRig, su una gabbia di una camera, videocamera, per avere magari la possibilità di attaccare magari la cinghia e utilizzarla proprio come portacamera, perché appunto possiamo attaccare sulla cinghia se stessa e l'altro punto lo utilizziamo attaccandola sulla gabbia. Per quanto riguarda la capacità di carico, la maniglia ha una portata di 6 kg, mentre la shoulder strap ha una portata di 30 kg. All'inizio avevo magari qualche dubbio perché pensavo che un sistema come questo di cinghie, dalla shoulder strap, potesse magari limitarmi i movimenti. Questa invece è facilmente regolabile e lo è anche quando la indossiamo, questo è fondamentale, per cui la possiamo modulare con i sistemi di attacco e sgancio rapido, possiamo attaccarla dove ci serve, anche sulla stessa cinghia. E quando abbiamo a che fare appunto con le riprese ci sono dei momenti tra un take e un altro di pausa
dove magari il regista dà delle indicazioni, eccetera, e poter scaricare in quel momento il peso tenendola magari attaccata al nostro corpo è veramente salutare. Spesso non è possibile appoggiarla semplicemente per terra, mi è capitato diverse volte magari che piovesse, una volta per disperazione ho messo la borsa e questo sopra, però appoggiarlo per terra è pericoloso perché ci si può inciampare e qualcuno può dargli un calcio e quindi rovinarlo, eccetera, soprattutto se si lavora magari circondata dalla troupe o insomma da altre persone. Per cui avere un sistema del genere in cui nel momento di pausa scarichi tutto, magari tenendola su una sola spalla, penso che sia un qualcosa di molto utile. Questo kit è pensato per i DJI, per i gimbal della DJI, in particolare RS2, RS3, RS3 Pro. Io qui con me ho l'RS2 nella versione Pro Combo, quindi quella che aveva diversi accessori. Sempre per il sistema per DJI, SmallRig ha anche questo accessorio che è un phone holder che viene montato praticamente qui e viene stretto in modo sicuro e permette di utilizzare uno smartphone. Al giorno d'oggi uno smartphone ha una capacità di lettura anche in situazioni di luce molto forte ottima, per cui possiamo utilizzarlo e avere un secondo monitor, quindi un secondo schermo quando facciamo le nostre riprese, oltre a quello della camera. Andare ad aggiungere un altro monitor secondario eh, comporta un aggravio di peso non indifferente. I monitor sono spesso avidi di energia, per cui richiedono spesso batterie, se dobbiamo riprendere a lungo, abbastanza grandi o comunque da cambiare spesso, per cui soltanto questo porta a un aggravio di peso non indifferente sul nostro sistema e quindi a maggior ragione ecco che un sistema come questo può tornarci utile. Per quanto riguarda il phone holder, nel sistema combo che avevo della DJI era presente anche quello loro, che però è in plastica, quindi questo è infinitamente superiore a livello costruttivo. L'unica cosa che migliorerei su questo è il fatto che non è possibile, come invece può questo, essere inclinato verso l'alto o verso il basso. Questo può esserci utile giusto se appunto dobbiamo fare delle riprese molto in alto oppure underslug molto in basso e quindi magari ecco, avere un secondo schermo che è rivolto verso di noi può esserci utile. L'inconveniente di non poterlo ruotare può essere risolto sempre tramite accessori, per esempio questo della SmallRig che utilizzo sopra una maniglia, in cui abbiamo una slitta e questa può essere una volta fissata girata. In questo modo possiamo alla fine ruotare anche il nostro telefono. Ridurre il peso in un sistema del genere è fondamentale. Io prima di questo sistema avevo comprato questa side angle. La side angle è una maniglia laterale che attaccata alla base del gimbal permette di tenere il gimbal con due mani. In questo modo scarico il peso non soltanto su un braccio ma su entrambi o non soltanto su uno e sull'altro in questa posizione afferrando il mini treppiedi sotto che io lascio sempre montato perché è utile sia come secondo diciamo, punto di presa per il gimbal e sia perché magari possiamo in certi momenti aprirlo e appoggiarlo per terra o su un tavolo dove capita. Però ecco diciamo una side angle se non avete un sistema di shoulder strap eccetera così ve la consiglio. La ripresa col gimbal ci assicura delle immagini molto fluide, molto belle, viene utilizzato moltissimo in ambito matrimonio, eventi, videoclip, appunto proprio per la fluidità dei movimenti. Il gimbal strizza l'occhio a quello che in ambito professionale è la Steadicam, quindi l'utilizzo cinematografico o televisivo professionale. La Steadicam si basa su un sistema di ammortizzazione molto sofisticato con un corpetto che l'operatore indossa. Quindi in quel caso è sì un sistema molto complesso, pesante, eccetera, ma c'è uno scarico del peso sul corpo dell'operatore ottimizzato. Il gimbal, benché molto più leggero, se lo dobbiamo portare in mano per un periodo di tempo che può essere di mezz'ora, un'ora o anche più,
comincerà a far sentire il suo peso e i suoi disturbi sul nostro corpo. Io ho cominciato con la GlideCam, quindi con sistemi insomma che non erano elettronici. Con i gimbal elettronici siamo passati ad un altro livello. Però il peso di un sistema del genere ha sempre magari fatto lasciare il gimbal magari nella nostra scatola o a casa. Il prezzo del kit si aggira sulle 80-90 euro. Bene, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Buone riprese a tutti!